Nel 1927 viene fondato in Austria il cantiere Frauscher, ma è nei primi anni 2000 che viene avviata la produzione dei motoscafi veloci, con la collaborazione del cantiere nautico Feltrinelli che ha sede a Gargnano, sul lago di Garda. La gamma si evolve e cresce rapidamente, sino all'ammiraglia della flotta, il 1017. È un elegantissimo day cruiser concepito per un armatore di gran classe con spirito sportivo. È un motoscafo di forte personalità con una irresistibile impronta retro. Le linee appaiono decise come il carattere austriaco, ma sono addolcite da uno stile made in Italy che lascia supporre un intervento dei fratelli Feltrinelli anche sul look e non solo sulla carena. È un gentleman racer con una spaziosa cabina a prua e con le consuete caratteristiche di tutti i prodotti Frauscher, prima fra tutte la qualità di costruzione. Sotto coperta ci sono due comodi posti letto, ricavati in un ambiente molto moderno, di stile urbano piuttosto che marino. Gli arredi accompagnano i fianchi, gli elementi che rinforzano la struttura fanno parte del design. L'angolo cottura è fornito di lavello e frigo, ma c'è posto anche per una piastra. Il bagno è essenziale. Le linee di coperta sono pulite, il ponte è privo di protezioni, ma è così che si disegna un motoscafo sportivo. La falchetta è appena accennata e gli osteriggi sono a raso del tech, così come gli altri accessori. Le poltrone pivottanti consentono di rivolgersi verso il divano. A poppa, tra i due materassini prendisole, c'è il corridoio che conduce alla plancetta bagno. Ineccepibile la cura dei particolari. Il cantiere ha conquistato molti armatori anche grazie a dettagli di pregio. Le forme dello scafo riprendono quelle utilizzate per i precedenti modelli, prua dritta e fianchi che scendono verso poppa. La carena AV è profondissima ed è stata studiata per la navigazione anche in acque molto mosse. I Redan ne accentuano l'indole sportiva. Il GT ha una linea fantastica, ma se volessi avere un po' più di spazio a bordo, torno subito. Eccola qua, bella scoperta. Questo modello è più solare, più estivo, un vero open per stare bene a bordo in compagnia di molte persone. Una versione che potrebbe essere il tender di un grande yacht o il taxi di un locale alla moda affacciato sull'acqua. Il layout è completamente diverso, non hanno semplicemente tolto la pontatura, hanno arretrato il posto di pilotaggio e sotto la console hanno realizzato un bagnetto. A prua c'è un'area living con divani e tavoli trasformabili in prendisole. A poppa si trova l'altra area solarium e un mobile bar. Frauscher produce imbarcazioni a vela, elettriche, persino con propulsione a idrogeno, ma su questo 1017, sia la versione GT che quella Lido, abbiamo due motori Mercruiser 350 mag da 300 cavalli ciascuno. Questi due esemplari hanno lo stesso motore, lo stesso scafo, ma il peso, il bilanciamento e la coperta sono diversi. Vediamo se si comportano diversamente anche in navigazione. Per mostrarvi entrambi i modelli mi farò aiutare da Dino Feltrinelli. È un pilota e soprattutto è il collaudatore di Frauscher. È lui che cura il setup, dallo scafo all'elica.
velocità di crociera, 3000 giri. 3000 giri, le barche corrono appaiate, la velocità è di 30 nodi. Dino, adesso andiamo un po' di più, ci portiamo... Ehi, no, non si fa così! Ti prendo, ti prendo! Dai, dai col trim! Certo, il Lido è un po' meno pesante, ma questa è molto aerodinamica. ...4.800 giri, 47 nodi, fantastica, tiene la rotta benissimo, beh, è lunga 10 metri, è incredibile, è sportivissima, tiene bene la rotta e anche in virata, guardate come è precisa, non devo mai correggere, segue esattamente la traiettoria che ho imposto. Che barca fantastica, agilissima. È così piacevole da guidare che quando si passa dalla virata alla controvirata sembra di ballare, un valzer austriaco ovviamente. È deliziosa, morbida, sinuosa, armonica, ma se volete, se la date in mano a un pilota un po' matto, magari riuscite anche a fare un testacoda. Ma dov'è finito Dino? È un motoscafo molto veloce, ma potete utilizzarlo anche per una romantica fuga e poi sul GT potete anche pernottare.